Ciao a tutti amici PC Components, ecco ci troviamo di fronte a questo notebook. Questo qui è un Asus P553M, è un Asus diciamo che mi hanno portato per potenziarlo un pochino. Le caratteristiche di questo notebook sono, come potete ben vedere, un processore dual core N 2840 Celeron da 2 GB e 100, 2 GB di RAM e un sistema operativo da 64 bit originale. Niente, adesso su questo notebook praticamente eseguiremo un upgrade della RAM e sostituiremo l'hard disk con un SSD. Passiamo allo smontaggio, quindi rimuoviamo tutte le viti posteriori, mi raccomando tenete sotto controllo la lunghezza delle viti sempre. Vedete già queste qua di qua sono più corte rispetto a quelle, questa e sicuramente anche questa. Ok, quindi adesso dobbiamo rialzare la parte usata della tastiera, quindi in questa maniera, vedete? Mi raccomando ai connettori della tastiera e del touchpad. Ok, quindi il connettore della tastiera è questo e del touchpad è questo, si rialza e si tira, diciamo, quindi per la RAM dobbiamo rimuovere del tutto la scheda madre, quindi rimuoviamo qua è la ventola, poi questo qua è la PCB, il connettore da PCB delle RAM, batteria, dobbiamo staccare il lettore, l'hard disk, quindi togliamo l'hard disk che andiamo a sostituire. Quindi adesso abbiamo, allora quindi stacchiamo ok, quindi togliamo questa, vai. Ok,
anche alzare un po' la batteria, mi sa. La batteria la dobbiamo proprio togliere. Ok, quindi qua ci ho montato un modulo da 2 giga. Adesso andiamo a montare una RAM da 4 giga. Ok, quindi abbiamo recuperato la RAM. Questa qua è una RAM DDR4 PC3L, quindi quella a 1,35 volts se non ricordo male. Quindi prima di tutto vediamo un attimino se funziona. Ok, sembra che vada bene, infatti mi ha letto pure i 4 GB di RAM. Ok, quindi rimontiamo la scheda in maniera corretta e poi installiamo l'SSD. Quindi rifissiamo la scheda ormai, colleghiamo l'antenna, mi raccomando, ricordiamoci. Se riesco non sta entrando, vediamo. Ho recuperato la mia pinzettina, vediamo. Ok, quindi monitor, ricordiamoci, quindi il flat delle porte USB, LED, jack audio, speaker,
la ventola e niente, iniziamo a mettere qualche vitarella. Ok, io prima di chiudere tutto comunque installo il sistema operativo per vedere appunto se la RAM viene letta in maniera corretta e quindi non abbiamo problemi di compatibilità. Quindi adesso mettiamo prima SSD, monterò questo qua della VD Green. VD Green naturalmente il green è il modello, cioè da questo è digital, quindi togliamo questo, quindi va. Mi sono appena arrivati dei notebook nuovi da provare, con un Ryzen, un HP Ryzen 3 seconda generazione con 8 GB di RAM, l'SSD da 256 GB. Quello là, quello appena possibile farò un breve unboxing e in più poi vediamo un attimino di fare un test su Fortnite. Voglio vedere un attimino, sono notebook che oggi costicchiano, difficilissimi da trovare e costicchiano un pochino, quindi comunque però più in là, se uno riesce a procurarselo più in là e non è fretta, voglio farvi vedere un attimino come va. Ok, quindi chiavetta di Windows 10 e accendiamo, vediamo se viene letto. La chiavetta già sta leggendo in automatico. Tanto sto facendo un test su questo PC, test audio, per capire un attimino, c'ho un po' di problemini. Sto facendo un test sulle RAM adesso perché io penso che siano una delle due RAM. Ok, qua accettiamo. Ok, l'SSD l'ha visto, creiamo la partizione. Ok, ci vediamo tra un pochino al termine. Installerò i driver e vediamo un attimino i tempi di accensione e di apertura di qualche programmino. Ok, a dopo.
Ok, quindi ho finito di installare il sistema operativo, ho installato tutti i driver, adesso vi faccio vedere la velocità nell'accensione. Abbiamo installato Windows 10, si è preso la licenza originale perché questo era nato con Windows 8.1, quindi si è preso automaticamente la key. Rispetto a prima la velocità dell'accensione è naturalmente nettamente migliorata. Naturalmente parliamo sempre di un Celeron, un dual core, quindi niente eccezionale, però vedete già all'accensione possiamo velocemente entrare nel pannello di controllo, andare in sistema appunto adesso per controllare la lettura della RAM, le caratteristiche tecniche per farvi vedere che il computer è sempre lo stesso. E naturalmente queste operazioni prima non si riuscivano a fare a questa velocità. Ok? Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, a presto, ciao, grazie.